Buongiorno a tutti, oggi vi parlo di una moto leggendaria, la Gilera CX. Madonna. La Gilera CX più che una moto è un aereo. Come sapete benissimo è una moto con una linea futuristica. È un aereo perché per riuscire a farla, per montare la forcella che è monobraccio, che è la sua peculiarità oltre tutta la carrozzeria, si sono dovuti ispirare al carrello anteriore di un aeroplano. La moto l'ha progettata e disegnata Luciano Marabese, come tutte le sue cose futuristiche, bellissime. È una moto eccezionale, una moto dal designer avveniristico. Tuttora è una delle moto più belle esteticamente che ci sono in circolazione. Come sempre Luciano Marabese ha fatto una cosa fuori dagli schemi. Nessuno avrebbe azzardato a fare una moto del genere e bisogna dare atto anche a Mazout e alla dirigenza Gilera che ha avuto il coraggio di produrre questa moto. Ovviamente Luciano Marabese, come in tutte le sue cose, ha fatto la moto in una maniera diversa da cui poi è stata fatta, perché lui ha fatto un progetto veramente estremo. Detto da Roberto, che sarebbe il figlio che poi abbiamo anche spiegato quando abbiamo fatto l'intervista a lui, diceva che la CX era una moto completamente veramente fuori dagli schemi. Infatti all'inizio la moto doveva avere i radiatori laterali, il fanale anteriore a scomparsa tipo Ferrari 308 Magnum PI e il serbatoio sempre sotto la carena, dove però l'innesto, cioè il rifornimento, veniva fatto nel codone. Ovviamente tutte queste cose è bello disegnarle, ma a livello di costi, a livello di produzione, ragazzi, non è uno scherzo. Anche il telaio era completamente diverso. Di queste moto non ne sono state fatte tante, si parla di 1 migliaio di unità. Il loro valore è molto elevato. Allora, io ringrazio Franco che ha messo a disposizione la sua blu. Ora parliamo un attimino di questa moto. Perché è così avveniristica? Uno, perché se voi vedete la linea veramente sembra uno squalo che si mangia la ruota davanti. In più abbiamo le forcelle a monobraccio, cioè abbiamo il monobraccio posteriore che comunque è una cosa già vista, l'abbiamo vista nella GFR, quindi non è una novità, ma la novità è la forcella anteriore. Marabese si inventa di usare un monobraccio, ma come fare questo monobraccio? Come fare a stabilizzare questa moto? Hanno preso il progetto di un carrello anteriore di un aeroplano. Oltretutto questa moto qui ha, per il discorso sia del monobraccio che delle forcelle, abbiamo il disco dei freni che sono praticamente al centro della ruota. Questo mi dà una grandissima stabilità in frenata. Bella da vedere, è come una bella donna, ma non si può toccare. Perché non si può toccare? Perché è bella ma è fragilissima questa moto. Praticamente le carene, tutta la sua carrozzeria è molto debole e in velocità chi l'ha avuta, chi ce l'ha, dice che le carenature tendono a gonfiarsi perché l'aria, ovviamente l'uscita dell'aria ad alte velocità non è eccezionale e quindi tende a rompere le carene. Altra cosa che abbiamo, che è una cosa che poi sarà venuta fuori su altre moto, le frecce integrate direttamente negli specchi, e che anche lì è una grande cosa. La strumentazione è dedicata solo a questa moto qua. Abbiamo anche addirittura l'orologio centrale. Insomma, più una moto dello spazio che una moto stradale per andarci in giro tutti i giorni. Queste moto hanno un gran valore, nel senso che si trovano quasi tutte a posto, perfette, perché chi le ha ovviamente non le usa. Hanno un valore dai 3.000 euro a salire. Molte di queste moto sono state portate all'estero, in Thailandia. Si dice che in Thailandia ce ne sono tantissime, però anche lì uno dice, beh, vado in Thailandia, ne prendo una, e no ragazzi, perché anche in Thailandia si sono fatti furbi. Sono considerati come l'oro colato, con il cambio valuta comunque siamo sempre sui 3.500 euro. Mi hanno detto anche, però non sono riuscito a trovare se questa informazione esatta o no, questa moto si trova al MoMA di New York, il museo di New York. Per dirla tutta, questa moto è fenomenale. Allora, oggi abbiamo il CX, che è la moto per antonomasia più particolare della Gilera. Il CX è stato presentato nel 1991, commercializzato fino al 93. La moto è stata presentata al Salone di Milano nell'89 e quindi ha messo 2 anni per essere comunque presentata al pubblico. Allora, cosa dire della moto? Allora, il design molto particolare è quello proprio della carenatura. In questo caso non c'è quasi il parafango anteriore e, a detta di Marabese, l'idea era di fare una moto che sembrasse uno squalo che stia mangiando la ruota anteriore.
Naturalmente Gilera in questo caso ha avuto l'idea di fare dei cerchi completamente diversi, sono quasi completamente lenticolari, fatti anche loro dalla Grimeca se non sbaglio, con tutta la possibilità di essere completamente diversi dal solito. Vista la carena molto avvolgente della moto, in Piaggio hanno studiato in Gilera il sistema di poter togliere questo sportellino per poter arrivare a fare la manutenzione, candele e tutto il resto, da non dover smontare tutto. Quindi questo sportellino si apre e dall'interno si può lavorare un pochettino per i lavori classici. Allora, la caratteristica anche strana del CX confronto alle classiche moto dell'epoca, stradali o che fossero, è che la strumentazione è quasi automobilistica. Spicca naturalmente, oltre al tachimetro e il contagiri, notiamo al centro l'orologio e i livelli di temperatura del carburante. La CX anche in questo caso la strumentazione è fatta esclusivamente per lei, quindi c'è solo questo modello che monta questa strumentazione e naturalmente è una cosa solo esclusivamente CX, data anche proprio dal marchio CX al centro della strumentazione. Quello che purtroppo è un problema classico della CX sono le carenature. Le plastiche sono molto fragili perché sono molto rigide. Infatti nella zona degli specchietti, che è la cosa un po' più complicata che è stata fatta, capita proprio il problema della spaccatura. Trovare delle carenature che non sono spaccate dalla CX è molto difficile, anche perché già solo per le stesse vibrazioni possono anche rompersi facilmente. Naturalmente in questo caso anche nello specchietto è integrata anche la freccia di segnalazione. Allora, per chi si chiedesse cosa vuol dire Integral Security System, non è niente di particolare, se non solo il fatto che all'interno del piccolo vano che sembra un portaoggetti c'è tutto, quindi dal serbatoio della benzina, al serbatoio dell'olio, al serbatoio dell'acqua, quindi è tutto integrato in un posto solo, in cui comunque è facile accedere naturalmente dal suo sportellino. Sotto la sella troviamo il vano batteria e il vano portaoggetti. Il tutto si apre sempre esclusivamente con una sola chiave, cosa molto comoda, perché vuol dire che con la stessa chiave di accensione possiamo avere sia l'apertura del bauletto che il fermacasco. Caratteristica principale del CX è il monobraccio anteriore e posteriore, una grossa novità. Il posteriore più o meno perché era già nato molti anni prima con l'Aprilia Sport F1 Project, ma il monobraccio anteriore in questi anni è veramente una chicca, perché in questo periodo c'era solo la Bimota con la Tesi e la Yamaha che aveva fatto un monobraccio di questo genere. La caratteristica principale del CX è la forcella anteriore a monobraccio, fatta dalla Paioli in esclusiva per la Gilera. Sembra che sia derivante da un carrello di aereo, in cui comunque la Piaggio naturalmente produceva anche all'epoca aerei. La caratteristica principale è questo grosso tubone di forcella che viene all'interno infulcrato da questi due leveraggi che fanno l'ammortizzazione della ruota. Vi è piaciuto il video? È stato interessante? Trovare una CX da poter vedere dal vivo, ragazzi, non è così semplice. Ringrazio Franco che è stato veramente bravo a fare questo video e mi raccomando iscrivetevi al canale, più Gilera per tutti, e se avete qualsiasi cosa da dire io sono qui. Ciao ciao!